Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video andiamo a completare l'analisi delle proprietà avanzate dello sfondo interattivo SVG per le pagine di tipo layout, completando così la carrellata appunto di tutte le possibilità che ci offre questa nuova funzionalità di OpenHub 4.3. Rieccoci sulla documentazione dove eravamo arrivati la volta scorsa. Adesso tocca alle proprietà relative all'opacity, quindi la possibilità di rendere più o meno trasparente un elemento in funzione dello stato. Abbiamo due proprietà che gestiscono questa cosa, una è useStateAsOpacity, quindi in questo modo viene utilizzato il valore dello stato dell'item selezionato per quel particolare elemento e viene utilizzato per rendere la trasparenza. Questo vuol dire che in una scala da 0 a 100 viene reso il parametro opacity, quindi opacità, con lo stesso valore dello stato. In questo modo è possibile rendere trasparente l'oggetto in funzione del valore. Per questo tipo di proprietà si possono usare stati di on-off, quindi il classico switch come abbiamo visto fino adesso, oppure lo stato di tipo percentuale, utilizzato ad esempio dai dimmer per la definizione dell'intensità della luminosità. L'altra proprietà relativa all'opacità è l'invert state opacity, che fa sì che l'opacità, quindi il valore da 0 a 100, viene interpretato al contrario, quindi 0 sarà totalmente visibile e 100 sarà totalmente trasparente. C'è ancora un'ulteriore opzione relativa all'opacity, che è la minima opacità, lo vedremo poi in un secondo esempio. Comunque permette di non rendere totalmente invisibile un oggetto. Ci sono dei casi d'uso in cui questa cosa è importante, altrimenti l'oggetto sparisce e non si ha più un riferimento su dove cliccare. Partiamo subito allora da vedere come si comportano queste due proprietà relative all'opacità, andando a fare il solito esempio sulla nostra pagina. Eccoci tornati sulla nostra pagina con lo sfondo utilizzato nel video precedente, quello col gruppo col divano. Andiamo a vedere come si comportano le proprietà relative all'opacità nella situazione in cui il nostro stato è gestito da un item di tipo on-off. Quindi usiamo sempre le luci dello studio e andiamo a vedere cosa succede quando cambia lo stato. Quindi andiamo nelle proprietà, selezioniamo avanzate, rimettiamo useStateProxyElement, così lo stato è definito dall'oggetto centrale del nostro gruppo, e andiamo a mettere useStateAsOpacity. Salviamo, andiamo in Run Mode, clicchiamo per spegnere la luce e vedete che l'elemento che ha lo stato diventa trasparente. Riclicchiamo e l'elemento torna visibile. Quindi questa è l'opacità gestita con l'on-off, quindi totalmente minima, totalmente massima. Capite che in una situazione del genere, nel momento in cui il mio oggetto diventa trasparente, io potrei, ovviamente non vedendolo più, potrei non sapere dove cliccare. Quindi in questo caso ci viene in aiuto l'altra proprietà che abbiamo visto prima, e cioè la proprietà della minima opacità applicata. Noi possiamo mettere 0.2, che dovrebbe essere il 20%, come vedete quando spengo la luce non diventa del tutto trasparente, ma è ancora leggermente visibile. In questo modo io posso vedere dove ricliccare per riaccendere la luce. Quindi è una proprietà abbastanza utile questa del minimo dell'opacità proprio in queste situazioni qui. Ovviamente se vado a settare l'attributo invert state opacity, il comportamento è inverso. Adesso la luce è accesa e come vedete è quasi trasparente, spengo la luce e diventa totalmente visibile. Adesso abbiamo fatto l'esempio con un item di tipo on-off, quindi o totalmente opaco
o totalmente trasparente, a parte la gestione del minimo ovviamente. Adesso possiamo fare invece un esempio utilizzando un item di tipo dimmer. In questo modo possiamo settare delle trasparenze tra 0 e 100 per rappresentare proprio tramite appunto la trasparenza lo stato dell'item. Quindi io mi sono creato un item virtuale che ho chiamato svg numero, che è di tipo dimmer, e adesso andiamo a fare dei cambiamenti di questo valore per vedere come si comporta la nostra trasparenza. Quindi salviamo, andiamo in run mode. Adesso abbiamo un valore, sinceramente non so che valore abbia, però sembra che sia un valore, potrebbe essere il 50%. Comunque adesso andiamo a collegarci alla console di OpenHub e andiamo a cambiare il valore in tempo reale. Ecco che siamo collegati al Raspberry. Adesso vado ad aprire la console di OpenHub, solito modo. In questo modo possiamo variare il valore del nostro item. Quindi andiamo a chiamare OpenHub update, poi ci va il nome dell'item che è svg num e poi gli diamo il valore. Proviamo a mettere 95. Vedete che è diventato quasi del tutto trasparente. Ovviamente si comporta così perché ho lasciato attiva l'opzione di invertire il valore dell'opacità, quindi la scala da 0 a 100 è ribaltata. Adesso gli cambio valore, lo porto a 10 e vedete che è totalmente visibile. Mettiamolo 30 così si vede che va un pochino più in trasparenza. Ovviamente avendo lo sfondo nero si vede che la trasparenza diventa totalmente nera. Quindi come vedete in questo modo è possibile in maniera abbastanza semplice far sì che un oggetto dello sfondo SVG possa assumere un valore di trasparenza relativo a un certo item. Quindi è carino da vedere ad esempio quando si hanno delle luci dimmerabili o ad esempio le tapparelle mezze aperte e mezze chiuse. In questo modo graficamente e visivamente è possibile dare questa informazione. Passiamo adesso all'ultima proprietà avanzata che vediamo in questo video, e cioè la Show State Information as Text. Questa proprietà serve a far sì che noi possiamo definire delle zone in cui vogliamo andare a visualizzare lo stato dell'item sotto forma di testo, quindi visualizzare il vero e proprio valore. Questo lo possiamo fare utilizzando ovviamente questa proprietà nella configurazione dell'oggetto interattivo, ma dobbiamo lavorare anche sullo sfondo perché dobbiamo definire qual è la zona in cui vogliamo far apparire questa informazione. Insieme a questa proprietà c'è anche l'altra proprietà che si chiama Use Display State as Text, che fa sì che venga visualizzato il valore dell'item, quindi lo stato dell'item in modalità formattata e non il valore grezzo. Questo ad esempio fa sì che venga aggiunta l'unità di misura o altre cose, perché è possibile per ogni item definire una formattazione di default. Passiamo adesso a modificare il nostro sfondo SVG per andare a impostare un'area in cui visualizzare lo stato sotto forma di testo. Rieccoci in modifica del nostro sfondo. Per far gestire ad OpenHub la visualizzazione dello stato dell'item dobbiamo definire nel nostro SVG un'area di tipo testo. Definiamo un'area di tipo testo, ci scriviamo dentro. In questo modo poi possiamo anche fare le giuste formattazioni in base a come vogliamo vedere il valore. La cosa importante da controllare è che all'interno della nostra area testo è stato definito un tspan. È questo oggetto che OpenHub utilizzerà per visualizzare lo stato. Quindi noi dobbiamo andare nell'XML editor, identificare il nostro tspan e aggiungere la solita proprietà OpenHub true. In questo modo OpenHub lo trova interattivo e ci possiamo lavorare. Salviamo e torniamo sulla gestione della pagina. Ho ricaricato la pagina di modifica e vedete che lo sfondo si è aggiornato e la scritta test, come vedete, è cliccabile.
quindi vuol dire che è un oggetto interattivo. Quindi noi dobbiamo selezionarla, andare nelle avanzate, definire lo state item, quindi possiamo mettere energia, consumo energia, così vediamo un valore che si aggiorna in tempo reale in continuazione, e poi chiudiamo e come vedete si è già aggiornata la pagina. Quindi andiamo in Run Mode e abbiamo il nostro elemento che si aggiorna costantemente col valore dell'item. Se vado a mettere la proprietà di visualizzare il valore formattato, quindi use display state as text, vedete che mi viene aggiunto l'unità di misura. Questo perché la formattazione dell'item prevede l'unità di misura dopo il valore. Abbiamo ancora un paio di cose velocissime da vedere. Il fatto che possiamo, sempre nelle proprietà avanzate, definire una eventuale conferma quando avviene il click, quindi quando viene scatenata l'azione sul click. Prima di scatenare l'azione possiamo definire se vogliamo chiedere conferma all'utente. Abbiamo diverse possibilità per farlo, possiamo mettere semplicemente il testo, sei sicuro, andiamo in Run Mode, se clicco per spegnere la luce mi viene chiesto, vedete, sei sicuro, con un pop-up standard. E poi possiamo dare anche un feedback ad azione avvenuta, quindi un messaggio, scriviamo fatto, salviamo, se clicco do conferma e viene scritto fatto qua sotto. Non succede niente perché adesso ho tolto l'item luce studio e ho messo l'item di tipo dimmer, che è quello che abbiamo usato per fare i test della trasparenza. Però il concetto è il messaggio di conferma e il messaggio di avvenuta azione. Ultimissima cosa che non abbiamo ancora visto, sempre nelle proprietà avanzate, è un qualcosa di un pochino più avanzato e più tecnico, come la possibilità di settare delle classi CSS basate sullo stato on e off. In questo modo noi possiamo definire degli oggetti che prendono delle proprietà di stile CSS in base allo stato dell'item, possono prenderne sullo stato on e sullo stato off. Quindi questo apre la strada a numerose casistiche, perché tramite il CSS noi possiamo definire delle proprietà di stile abbastanza avanzate e quindi far cambiare agli oggetti lo stile in maniera dinamica, e poi soprattutto possiamo definire delle animazioni che ci permettono di rendere la nostra interfaccia molto più accattivante. È un argomento abbastanza avanzato perché bisogna conoscere anche abbastanza bene il CSS, la sintassi, come si fanno queste cose, però se dovesse interessarvi fatemelo sapere che magari le approfondiamo. Direi che per questo video possiamo fermarci qua, quindi abbiamo completato l'approfondimento su tutte le proprietà avanzate che ci offre la funzionalità di sfondo interattivo. E come abbiamo visto questo apre la strada a moltissimi casi d'uso. Utilizzando semplicemente uno sfondo SVG e definendo determinate aree è possibile fare un bel po' di cose, quindi far diventare delle interfacce molto accattivanti, e probabilmente questa modalità andrà a sostituire la pagina floor plan, che ci permetteva di fare cose del tutto simili però con l'aggiunta di widget allo sfondo. Invece in questo caso possiamo fare direttamente tutto con lo sfondo, quindi avere un'interfaccia un pochino più naturale, senza oggetti che si sovrappongono allo sfondo. In uno dei prossimi video andrò a provare OpenHub 5 perché ho visto che è già stata rilasciata una versione preview, c'è anche l'immagine Docker, quindi questo permette di effettuare dei test in maniera molto semplice, senza appunto dover preparare un sistema ad hoc, anche perché la versione 5, se non ho letto male, richiede Java 21. Quindi bisognerebbe aggiornare Java sul sistema su cui magari sta già girando OpenHub 4, col rischio che poi qualcosa non funzioni. Invece utilizzando Docker possiamo fare tutto in maniera totalmente separata.
Quindi se siete interessati seguite il canale che prima o poi uscirà il video sulla versione 5. Per adesso vi ringrazio di essere arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!